Domenica con cielo un po' coperto qui a Miramar. Buongiorno a tutti. Questa è la cittadina al netto dei suoi turisti. La sera queste vie sono strapiene di tavoli e di gente, perlomeno nel periodo di enero, gennaio. Gli anni migliori sono stati dal 50 al 70, poi alcune inondazioni del Mar Chiquita hanno costretto la città a spostarsi 5 km più a sud. Il lago Mar Chiquita, tra i più grandi laghi salati del pianeta, è riserva della biosfera dal 1996. Usciamo dalla cittadina, la nostra destinazione ci porta sempre più a ovest. E buongiorno anche da parte mia. Questa mattina, come vedete, la Tenerona è tornata con la configurazione originale. Qua ci sono i nuovi dadi, quindi a livello strutturale dovrebbe essere molto più stabile rispetto all'originale, però come sempre prima di parlare bisogna testare. Gli infiniti campi e le grandissime aziende che stiamo incontrando non lasciano nessun dubbio. Córdoba è una delle province più produttive di tutta l'Argentina e con le aziende, così come a Santa Fe, tantissimi cognomi italiani: Marcuzzi, Fantini. Qui si stabilirono probabilmente tanti immigrati italiani. Siamo a una città deliziosa chiamata La Granja, che letteralmente dovrebbe significare la fattoria. Pollo asado, cordero. Si potrebbe mangiare forse qui. Ora chiediamo anche agli altri. Vogliamo andare avanti? Questo qui con le tavoli rossi che non è niente male. Oppure andiamo a vedere alla falda. Le zone sono tutte belle secondo me. Per me ce n'è diverse. Anche secondo me. Continuiamo. No, sei fame ci torniamo. No, io posso continuare. No, è l'odore che l'ha ingannata. Anche a me, ho sentito subito quel frittorino che... Ma mezz'ora, 20 minuti possiamo aspettare? Sì. Magari uno che ti ispira. Ok. Si prosegue per una ventina di minuti. La vita cittadina della domenica, al parque, con il frigorifero in mano. Queste erano anche le nostre domeniche. Wow, che bella! In stile proprio spagnolo, estremamente curata questa zona. Abbiamo rinunciato alla parrilla, al parador che avevamo incontrato per primo. Non abbiamo incontrato qualcosa al pari, che in Argentina non è sempre semplice, però abbiamo trovato un altro posticino. Adesso andiamo a vedere. Oggi per la prima volta si mangia la pasta cavatelli, mentre Sara è sempre restia a queste cose per le novità. Lei va Vado a palta. Che cos'è? Palta è l'avocado. Allora quando io sento palta si aprono gli occhi. Palta. Sotto c'è milanesa. Vania ha preso i miei stessi cavatelli, mentre Beppe cordero Il sorrentino. vamos all'assaggio. Ripartiamo ora dal posticino dove abbiamo mangiato, tra l'altro benissimo. Che splendido paesaggio, inedito per il momento per noi in Argentina, non l'avevamo mai visto. Spettacolo, ragazzi, una distesa infinita di verde. L'Argentina è anche questo, oltre a deserti infiniti. Stiamo salendo, dovremmo arrivare a 2000 metri, iniziamo a chiudere. Il simbolo che anticipa la quebrada del Condorito, che è la gola dove si concentrano molti condor, soprattutto giovani, per imparare a volare sfruttando le correnti ascendenti. Panorama cambiato di colpo da una vegetazione estremamente lussureggiante a rocce più nude. Qui invece sembra un po' la parte nord della Norvegia quando si sta per arrivare al Capo Nord. La temperatura è cambiata tantissimo, prima stavamo quasi a 30 gradi, siamo scesi a 16 gradi. Guardate la potenza della natura, come dico sempre non si può scherzare con la natura, quindi bisogna andare in qualche maniera abbastanza premuniti. Dal navigatore vedo che dobbiamo girare a destra, lasceremo la strada principale, la nostra struttura si trova di là, eviteremo anche la pioggia, però una bagnatina ce la prendiamo, dai.
le rare piogge prese in Sud America, siamo a La Posta Adventure and Mountain Resort. Intanto una sorta di ripio sabbioso. Vieni con il peso più avanti invece di chiacchierare. Beppe e Vania sono dietro di noi. Pensa se quando ripartiamo c'è tanta pioggia, come potrebbe diventare questa strada. Ma la Tenerona ce la farà, perché lei è una dakariana. È il pilota che non è un dakariano, però non ce lo dimentichiamo, E la passeggera? tanto meno. Dalle foto la struttura non era poi messa male, però non mi aspettavo un ingresso così. Qua devi essere sempre pronto a tutto. Panorama mozzafiato però da qui, La reception dovrebbe essere questa. Dovrebbe essere questa. Arrivati con la sorpresa. Questa mattina non ve l'abbiamo detto, ma lungo la strada abbiamo preso un classico dossetto che non si vedeva, circa 90-100 km/h, una botta ragazzi, pensavo di aver distrutto la moto. Abbiamo controllato, era tutto in ordine. Ora fermandoci, dopo questa strada sterrata, Beppe, come siamo scesi, ha visto questa cosa, il raggio che si è spezzato. Ecco il raggio che ha battuto anche sul cerchio, però sembra che il cerchio sia ok. Per fortuna abbiamo il cerchio rinforzato del modello nuovo e non si è crepata la costola. Piccolo intervento, il raggio si è rotto nella parte terminale. Per fortuna ne avevo portati 4 grazie a Valentino. Questo è il nuovo, questo è il vecchio ovviamente. Vamos all'installazione. Siamo stati fortunati perché il raggio si è tolto praticamente da solo quando abbiamo fermato la moto e il raggio si è sfilato. L'abbiamo trovato a terra. Se invece di rompersi qua si fosse rotto qua, i problemi sarebbero stati maggiori, perché ruotando sicuramente il raggio avrebbe toccato il forcellone graffiandolo. Installarlo è semplicissimo, basta infilarlo e ovviamente farlo ruotare. Lo mettiamo a testa con l'esauno incassato e basta avvitarlo. Ora avremo bisogno della chiave dinamometrica perché i raggi andrebbero serrati a 6 Newton, ma la chiave purtroppo non me l'ho portata da casa, quindi l'unico consiglio è serrarli senza applicare molta forza. Per fare la cosa fatta bene, prima di serrarlo bisognerebbe passare tutti i raggi uno ad uno per sentire se si sono un po' allentati. Lavoro terminato. Preso tutto? Ci sei? Ci siamo. Lasciamo la nostra baita di montagna per scendere in pianura. Abitazione semplicissima, bagnetto in fondo, prezzo mas barato. Buono anche il cibo, a parte la prima cena che poi vi racconteremo. Questa era la vista da fuori. Questa mattina non c'è assolutamente vento. Là ci sono le moto pronte. Siamo a 2280 metri. Questa è la reception. Ora qua dove abbiamo lavorato e dietro l'enorme camino dove se puede comer. Hasta luego. Grazie. CS pronta, ragazzi pronti, Tenerona carica. Come avete visto, raggio nuovo, poi stasera controlliamo il serraggio. Eccolo là, è rimasto proprio in posizione, si vede bello lucido. La struttura che ci ha accolto per 2 giorni nella Sierra più selvaggia. Buongiorno ragazzi, facile sterratino questa mattina, pre-riscaldamento. Ieri, oltre a mettere il nuovo raggio, ho anche cambiato il supporto run mount, ne ho messo più corto, la lunghezza è quella media, per diminuire il peso e diminuire il braccio. In questa maniera dovrebbe vibrare meno. Sono tutte prove on the road. Siamo in località La Posta Mina Clavero, provincia di Cordoba. Quello in fondo sembrerebbe un mare, in realtà è una distesa di terra, però il fatto di poter immaginare il mare rende ancora più fascinoso il paesaggio. La Posta gracias por su visita, igualmente gracias a vos. Stazione di polizia montana, ci pariamo un attimo, ci fermiamo un attimo e stamos en ruta. Ecco il panorama dall'alto. Che strada ragazzi. L'immensità proprio. Scesi
Scesi dal passo e dalla località La Posta, siamo in piena città Mina Clavero, che ci aspettavamo un po' più piccina rispetto a quello che vediamo, molto trafficata. È finito il bellissimo panorama della Scumbres. Lui alquila casa, quindi se ne avete bisogno da affittare. Appena fuori dall'ultima cittadina della Salta Scumbres, ecco il paesaggio che ci si presenta davanti, da tanto traffico alla tranquillità tipica argentina. E di colpo nel pieno paesaggio pianeggiante ma con le montagne sullo sfondo, le palme. Io ve le mostro a 180 gradi perché sono tantissime. Quasi un cono perfetto, ma ne vedremo probabilmente se riusciremo di più perfetti. Appena arrivati a Taninga, primo stop, benzina per la Tenerona. E come sempre, quando ci fermiamo a fare benzina, gli argentini si fermano per sapere cosa facciamo, per sapere dove andiamo, per sapere quanti chilometri facciamo, come viviamo. Quando gli raccontiamo la nostra vita, del nostro lavoro su YouTube, dico tutti, ci fanno sempre i complimenti. Grazie. Grazie. E questi sono i mezzi che si incontrano continuamente. Hasta luego! Per attrarre clienti. E dai, che fai? E dai, ecco, contro la bandierina si riparte dalla pausa. Il cono perfetto davanti a noi. Ci aspettano ancora un po' di chilometri e siamo un po' scappati da questo posticino per un motivo molto chiaro. C'era un odore di carne che ci invitava fin troppo a restare, quindi teniamo che ir. Ora dalla cartina satellitare dovremmo avere una bellissima strada, una bellissima ruta senza nessuno, con un po' di curve. Dopo questo punto che vi mostro dal satellite ci saranno circa 100 km totalmente, perfettamente dritti. Però noi ci pensiamo e ci godiamo questa ora. Cioè ragazzi, uscite dalla curva, guardate il panorama. Sembrerebbe una strada costiera e invece è una strada di montagna. Entriamo nel tunnel numero 1. Sembrerebbe che ci sia una moto, invece la 1 che fa questo rumore. Tunnel 2, tunnel 3. Qui facciamo il giro, passiamo sotto al puente. Mamma mia, ma non c'è nulla là. Sì, c'è pochissima protezione verso l'infinito. Tunnel 4. Ma è tutta foresta quasi. Sembra una distesa oceanica, invece è tutta terra, ragazzi, è quasi inquietante. Ci si lo aspettava una strada del genere. C'è scritto che non possiamo fermarci a fare foto. Allora sta scende giù là. Che strada ragazzi, che posti che ci regala questa bellissima terra. Tunnel 5. Un segundo una foto, Beppe. Montevideo, porque la moto llegó en Montevideo y después empezamos todo el recorrido. Así te sigo. Mucha suerte. Muchas gracias. Un nuovo iscritto in un posto spettacolare vale come 10 iscritti. ¿Los 4 vienen de Italia? Los 4, sì. Qué bello. Intervistiamo anche l'italiano. Da dove siete? Cerca su casa. Dov'è? E Sara tiene banco. E dal bellissimo manto stradale un pochettino di ripio. Un trato esperamos chiquitito de ripio. C'è la domanda che uno si potrebbe porre: fino ad ora l'asfalto era perfetto, adesso è anche un ripio messo male. E sono finiti i fondi, come succede in Italia, no? Finiscono i soldi e si lascia a metà. No, in Italia funziona diversamente, finiscono i soldi, finito l'amore. Beppe e Vania intanto sono sotto. Era carino fargli una foto da sopra. Protezioni di altissimo livello, ecco le protezioni di cui stiamo parlando, e sotto il dirupo. Cioè l'Argentina è una continua sorpresa, non ci aspettavamo questa strada, non ci aspettavamo questo panorama, e questo cosa ci fa capire? Noi siamo stati 8 mesi tra Uruguay, Argentina e Cile, nonostante questo tempo abbiamo visto pochissimo. Come dico sempre, per scoprire un paese, per poter dire di conoscerlo bene, non bastano anni, soprattutto quando la dimensione è enorme come l'Argentina. Ma poi è anche
tanto caldo. Adesso siamo sicuramente arrivati sopra i 30, partendo dai 15 di stamattina. Comunque da quel che vedo fino in fondo è Toto Ripio. Qui, come guarderai, abbiamo un mucchio di sassi. Aspettavate una cosa del genere? No, io non mi aspettavo che non ci fosse più come l'ho. E anche Beppe e Bagna sono rimasti abbastanza sorpresi della situation. Non passa nessuno e sicuramente abbiamo ancora tantissimi chilometri in queste condizioni, perché vedo nel fondovalle una linea continua sterrata. Cogliamo l'occasione anche per testare se tutti i lavori fatti sulla Tenerona vanno bene, tipo il supporto, il cupolino, le action cam, perché poi l'Agua Negra, la Tenerona deve dare il massimo di sé, quindi supportateci come potete. Quasi a valle, guardate ora la distesa infinita di piante, e comunque se rimane abbastanza battuto l'unica cosa bisogna fare attenzione, ecco, il Tolondolè, eccoli qua. Intanto lo specchietto qua si è allentato, dopo lo tireremo meglio. 9 cm fino a quel paese. 91. È tutta così. Guardate il cupolino, velocità 30 km/h, sembra che la GoPro ancora tenga. Mamma mia ragazzi, Tolondolè paurosi. La storia della 288 argentina si ripete, abbiamo davanti una sessantina di chilometri forse di questa strada, di questo ripio. Fortunatamente non c'è vento, sfortunatamente ci sono gli onduleti. Guardate quanto è lunga questa strada e sono circa 60 km che la stiamo percorrendo. Ogni tanto si restringe, ogni tanto viene fuori qualche buca enorme, anche leggermente sabbiosa in alcuni punti, quindi despacio. Non vedete lo specchietto destro perché lo devo assolutamente tirare, perché con le vibrazioni si smonta tutto qua, come si è smontata la GoPro sul supporto del cupolino, che il supporto del cupolino super bocciato. Ma noi andiamo piano e ci godiamo l'avventura. Ecco, queste sono le condizioni. Francesco sta dicendo che probabilmente avrà piovuto qualche giorno fa e questo è il risultato. Ora che il terreno si è seccato e riporta i solchi. Ecco, lui dice che non è ancora secco secco, quindi un po' il pericolo è anche quello. Siamo finiti sulla sabbia. Vuoi fare cambio di moto, Peppe? Ti do 50 kg in più se vuoi, eh? Cazzarola. Con il bagaglio dell'anno scorso secondo me era impossibile, con questo soffro tanto, però stiamo andando avanti. La ventola è perennemente accesa, io ho le spalle demolite, che è proprio sabbia, sabbia, sabbia. Speriamo che duri poco. Ragazzi, vi lascio al solamento perché guido meglio. Beppe è caduto dietro. No, cazzo. La temperatura è salita tantissimo perché siamo a 42 gradi, il motore come sempre con la ventola accesa, però questa volta non è come quando siamo in Patagonia, c'è poco vento, quindi pian pianino riesce a raffreddare. Speriamo che non peggiori la situazione, altrimenti bisogna andare proprio a passo d'uomo. Come state? Occhio, sono 32 km, 30-32. Dovrei sgonfiare, non so quanto se ne è stato. Tutto a posto? Sì, sì. No, ma finché cadi sulla sabbia. Proviamo a ripartire a vedere se le condizioni migliorano. Gonfia, Beppe, gonfia. Cazzarola. Va piano, amore. Attento a bagno,
Beppe è deciso a sgonfiare le gomme. Fermi per pausa snack, pausa acqua. Questa è la strada che abbiamo fatto per circa 60 km. Il problema è che ultimamente sta arrivando anche la sabbia. Dobbiamo andare da quella parte per altri 30 km circa, sperando che la situazione non peggiori, perché faccio una fatica immane a tenere la moto così pesante. Dai, dai, dai. Appena ripartiti, guardate qua. Despacio che no tenemos problemas, solo uno, abbiamo finito l'acqua. E poi avevo detto a mia madre, sì, 6 ore mamma, però è strada bellissima, quindi stai tranquilla. Piano, piano qui amore, piano. In mezzo è sabbia piena ragazzi. Cominciano anche a scarseggiare le energie, sento il fiatone di Francesco, il caldo estremo, non è un buon momento, ce la stiamo mettendo tutta, anche psicologicamente. Cosa vuoi fare? Aspetta, no da sola. No, non vado da sola, no. Andare sul ginocchio. Qual è quella rotta di giù? A destra. Ok. Appoggia sulla sinistra. Non prende fiato. Riusciamo a prenderla per sotto le gambe. Io la prendo. La alziamo un po' più avanti. Male? Male? Andiamo al lavoro. Ragazzi, qua la situazione è drammatica perché ha un dolore enorme, non sappiamo se è slogato o se è rotta la caviglia, la strada è tanta, le forze sono poche, l'acqua è poca, però dai, pensiamo sempre positivo. Cazzarola. Capita, capita. È meglio che non capita, ma capita. Risolviamo tutto, stai tranquilli. Siamo appena ripartiti a cercare aiuto perché Vania non riesce a stare in piedi. Abbiamo scaricato le valigie, noi andiamo
senza le valigie per riuscire a fare avanti e indietro con il minor rischio possibile. L'intenzione è quella di incrociare la prima auto sulla quale Vania dovrebbe salire, ricaricare tutti i bagagli e proseguire, magari al primo pronto soccorso che troviamo. Ragazzi, è andata proprio male. Muchas gracias, baby Fra. Y son pesadas estas. Un poco más para mí. Si usted llega a los 15 kilómetros, doble a la derecha. Bueno, Hay una rotonda ahí. bueno, es fácil. La ruta cómo está? Un poquito mejor, acá tiene mucha arena. Ah, bueno, muchas gracias, señora. Y esta ruta está muy abandonada, no pasa nada. Muy complicado porque es muy derechito. Sube el asfalto, le sigue un trecho, ahí está la rotonda, una rotonda grande, busque a la mano. Entiendo todo. Bueno. Señora, muchas gracias. Muy amable. ¿Cuál es su nombre? Nicolás Ochoa. Nicolás. ¿Y su nombre? Marta Olva. Marta. Bueno, Nicolás y Marta. Suerte, que le vaya bien, suerte. Muy amable. Gracias. Chao, que le vaya bien. Ciao. La strada è appena cambiata, sembra più pietra, andiamo comunque molto piano. Guarda, porca miseria ragazzi, 1 ora e 40 che guido in questa maniera è qualcosa. Se voi mi dite qual è la cosa con più avventura che hai fatto sulla vita, oggi ragazzi ho toccato il limite, non so, per me è il limite massimo, penso. Che spettacolo ragazzi, che spettacolo, mamma mia. No, qua non può essere. No, aspetta, no. Più giù. Neanche il navigatore, guardate. Ma la moto è stata perennemente con la ventola accesa, però questa volta senza vento rispetto alla ruta 288 il motore riusciva in qualche maniera a rimanere nel range di temperatura, quindi oscillava sempre tra 105 e 100, però non si è mai spenta. Ragazzi, le labbra proprio le faccio vedere in una maniera paurosa. Quel bicchiere che mi ha offerto la signora penso che è stato il bicchiere più buono della mia vita. L'acqua era talmente sporca che per me era pulitissima, ma devo essere sincero, aveva un buon sapore e la temperatura dell'acqua era perfetta. Poi ripasseremo, gli lasceremo qualcosa. Adesso pensiamo a Fania. È stato? Dio, che era una bottiglia? Aspetta, no, mi è scappata via la cosa. Nel frattempo è successo pure che si è volata via la borraccia. Eccola. Aspetta che la prendo io. Ce la farò. Eccola. Sono segni di guerra che ci ricorderemo bene. Ora andiamo a caricarla però. 2 chilometri. Ora la prima cosa che facciamo è cercare qualcosa per bere e mangiare per Beppe e Vania e ovviamente anche per noi. E al volo andremo dalla polizia. Siamo a Desiderio Tejo. Proprio un desiderio questo paese. È stato tanto desiderato Desiderio Tejo. Ovviamente è molto pequeño. Mamma mia ragazzi, che posti. Disculpe. Supermercado, un almacén más cerca. Almacén, por la calle aquella, detrás de la iglesia esa. Sì. Hay una nomadita. Sì. Pero pasa la nomadita a la mano izquierda. A izquierda. Y la policía. Bueno. Grazie, muchas gracias. Un almacén. ¿Sí? Ahí dice la panadería de Espiga del Oro. Bueno. Ajá, allí está. Ahí golpeale usted al chango. Bueno, muchas gracias. Ciao. Che accoppiata, ragazzi. Io non ho ben capito, però. È su un almacén? Bueno. In fretta, qualcosa da mangiare e da bere. Vi faccio solo un attimo vedere una cosa, come sono messo. Vi anticipo, cambiate canale, però questa è la nostra realtà. Guardate la mia bocca, ragazzi. Ho una sete pazzesca. Al volo, vamos. Vivere acquistati al volo. Sonda perché la polizia ci ha detto di aspettare qua in quanto l'ambulanza non viene dal paesino dove siamo stati, cioè da Desiderio, ma viene l'Aspes che è più grande perché la giurisdizione è sotto l'Aspes, quindi noi aspettiamo. Quindi siamo tornati qua, Francesco andrà con loro, io aspetterò con la moto. Sempre diretto. Sempre diretto. L'ambulanza
è arrivata, non ci ha fatto salire perché dobbiamo aspettare la polizia. Io devo salire con la polizia, non so se arrivano con una camionetta per poter anche caricare la moto nel caso Beppe non se la sentisse. Intanto noi stiamo aspettando la polizia perché come sempre qua l'organizzazione non è il massimo, nel senso che i tipi dell'ambulanza ci hanno detto dove sta la polizia e io volevo dire, lo chiedete a noi. In teoria dovrebbe arrivare la polizia, io salgo con la polizia perché non potevo salire con l'ambulanza. Alternativa a tutto ciò era chiamare l'SOS, ma quella è proprio in condizioni estreme con il sistema satellitare che abbiamo, però non ci sembrava così grave, nel senso non lo è così grave. Ci sono ancora 2 ore abbondanti di luce, poi non è freddo, l'ambulanza è la cosa più importante, sta andando, le nostre valigie, tutto quello che abbiamo è rimasto con Beppe. Quello che mi piacerebbe è andare con pick up per caricare la moto di Beppe perché sicuramente sarà stanchissimo, non ha mangiato nulla, i viveri l'abbiamo presi, ce li abbiamo con noi, però penso che farsi 40 km anche se da solo, anche se avrà un'adrenalina alle stelle, non è che sia il massimo perché io ho sofferto tantissimo. Quindi il mio intento era caricare anche la moto di Beppe per poter portare a casa sia moto che le nostre valigie. Se non arriva la polizia è un po' un problema perché noi abbiamo tutte le borse là, non so se Beppe poi ricaricherà sull'ambulanza, se lui seguirà l'ambulanza con la moto, non sappiamo nulla, stiamo sperando. Questa è la situazione intorno, non passa nada. Francesco è appena partito con la polizia, io aspetterò qua, non hai nadie, non c'è nessuno, siamo solo io e lei. Sono ora le 7:05, incrociamo le dita per Vania. Sono insieme alla polizia, eccoli qua, molto gentili, ovviamente con il pick up si va molto più veloce, andiamo a 80 all'ora e andiamo a riprendere Beppe e Vania, sono disponibilissimi. Mi hanno anche fatto utilizzare la cam, cosa che per la polizia oppure per le frontiere è quasi sempre impossibile. Primo camion che è passato e un'auto che sta andando direzione Ulaspes. Da questa parte non viene nessuno perché poi si ritrovano a fare i conti con la strada más fea, più brutta che io abbia mai visto. Anche con la camionetta a 80 km/h non si arriva mai, ma quanta strada abbiamo fatto? Comunque l'ambulanza ancora non si vede, quindi dovrebbe stare avanti, perlomeno spero. Abbiamo raggiunto l'ambulanza perché ovviamente va più piano di noi, dovrebbe essere rimasto verso 5-6 km, forse ci siamo, dovrebbe essere Beppe in lontananza. Ecco Beppe ragazzi. A Marco Andrea. Ecco, ragazzi guardate quanta Un madre. bacione e saluta Leo. Ecco l'ambulanza. Questa è la situazione. Grazie, grazie. Adesso proveremo a caricare la moto di Beppe qua. I nostri bagagli stanno qua. L'importante è che siamo arrivati, il resto non conta nada. Grazie, grazie. Ragazzi, veramente in gambissima a tutti. Adesso il mio pensiero è sempre solo uno, Sara che sta aspettando in moto alla rotonda. Per il resto qua dai, che Vania sta in buone mani, l'importante è che siamo arrivati prima di sera. all'ora, 20 km/h. E il vai con la valigia e la paletta. Questo è il primo trucco? No? Sì. Sì, per il peso, no? Beppe, muovete là, mettete tutti quanti qua. Ya lo cargamos. Lega qua. Ahí. L'ambulanza è partita, Beppe è salito insieme a Vania e noi ora carichiamo la moto, carichiamo tutta le mallette e noi poi vedremo cosa fare. Questa pesa 250 kg. Ahí tiene que aguantar que no se la... A la 1, a las 2 y la... Nothing is untrue. 3, 2, 1, vamos! It's all motion. Stai tranquillo Beppe, te la controllo io. Mucha forza ragazzi, mucha forza. A un'ora da quando avete visto Francesco partire con la macchina della polizia, con la camionetta, il sole si sta coprendo dietro quella pianta. Sono esclusivamente in compagnia di qualche insetto mai visto prima, solo che inizio ad essere stanca anch'io. Siamo solo io e lei. Sentiamo. Voi capite una cosa quando mi dite Francesco, è dura, guardate le valigie, erano nuove di zecca. Dobbiamo testarle e testeremo, perlomeno stiamo testando. E sta bene?
Vamos, perfetto. Beppe, abbiamo fatto il nostro meglio. Vamos. Ho appena intravisto dei fari che arrivano da lontano. Voglio sperare che sia una bisaglia, ma non può essere, secondo il calcolo. Sono appena le 8:15 e non hanno potuto fare avanti e indietro. Credo sia qualcuno del posto in motorino. Esattamente. Oh, cioè ragazzi, in diretta guardate i poliziotti cosa hanno fatto. Cioè mentre si fa un recupero della moto. Come si chiama? Wow. Quante cose si possono vedere su questa vita se si esce fuori dalla comfort zone. Solo che oggi penso che abbiamo un po' esagerato. Ora non vedo l'ora di tornare da Sara. Sta scendendo la sera, ho cambiato gli occhiali. Purtroppo non posso cambiare gli occhi, che ne avrebbero bisogno di un buon riposo. Sono le 8:32. Voglio pensare che siano già ripartiti. Vedo qualcuno in lontananza. L'ambulanza. Sì ragazzi, sono loro. Presumo che a bordo ci fossero Vani e Beppe. Adesso aspettiamo Francesco. La luna inizia a splendere un po' di più, la Tenerona splende sempre. Di Francesco ancora nessuna traccia, ma arriverà. Siamo all'ora del tramonto, sono quasi le 9. Speriamo sia andato tutto bene ragazzi. Sono le 8:58 di sera, Sara ancora sta aspettando. Il mio pensiero è sempre là. Mi dispiace che sta su quella rotonda da sola, di fianco alla moto. Sicuramente non passa nada, però mi dispiace pensarla sola. Domani la coccoleremo un po'. Tanto guardate che tramonto. In lontananza una luce, forse ci siamo. Ragazzi, credo siano loro. Freccia a sinistra, sono proprio loro. Ah, freccia a sinistra ma si fermano a destra. Siamo arrivati da Sara. Amore. Abbiamo finito, Fra. Nada más. No, bueno. Non ce l'hai tu? Sì. Questa ce l'hai tu? Perfetto. Grazie ragazzi. Muchas gracias. Dopo aver scaricato tutto, la polizia se ne va. Francesco è qui. Ragazzi, non si vede più nulla, ma vi racconteremo tutto con calma. Scusate, ma la giornata più pazza del mondo. Intanto condivido questo. Moto caricata, le nostre borse, c'è tutto. Sara sta bien, la numero 1. Sì. Io non vi faccio, cioè non vi mostro il mio viso perché sono, penso, la persona più inguardabile sopra la faccia della terra. Adesso però speriamo di trovare qualcosa a Ulaspes. Sì, perché avevamo la prenotazione a Eschiflon, ve lo faccio vedere sulla cartina. Da qua sono 220 km, sono le 9:30 di sera. Si potrebbe anche fare, però di notte con gli animali è meglio non farlo. Poi ragazzi, no. Siamo anche un po' troppo stanchi, mi ci metto anch'io, ma in realtà la stanchezza che sente Francesco è troppa. No ragazzi, non voglio farlo. Decidi tu allora, via. Decido io. Onestamente mi dispiacerebbe anche un po' lasciare Beppe, quindi domani se stiamo qua lo possiamo sentire, vedere, anche per capire. Aspetta che mi inquadro. Poi mi dite gli occhi come sono. Anche per capire se Vania verrà portata alla Rioja come mi ha detto il poliziotto. Qua ovviamente l'ospedale è quello che è, avranno un primo soccorso velocissimo. Se nel caso dovesse essere operata sicuramente la porteranno alla Rioja, che si trova a circa 300 km di distanza. Quindi preferisco restare anche in zona per parlare con Beppe, forse avrà bisogno di aiuto. Vediamo ragazzi, non c'è fretta, non c'è plan, l'importante è che siamo tutti bene. L'importante è questo. Sì, Vania così, intanto le mandiamo un saluto, però ci siamo messi in salvo. Tenerona ragazzi è la numero 1, è la numero 1. Quello che ha subito questa moto io non... Il fanale sistemato da me ancora tiene, eppure questo è importante. Quindi decisione presa, andiamo a Ulapes, 29 km, 20 minuti. Andiamo piano perché come detto qua di notte bisogna andare pianissimo perché sono gli animali che cruzano. E in Sud America come regola non si dovrebbe viaggiare di notte, però queste zone ci hanno detto i poliziotti che sono veramente tanto tranquille. Iniziamo a vedere qualche luce in lontananza, considerate che per 30 km non abbiamo incrociato una macchina. Appena arrivati a Ulapes, Petit Hotel, el mejor hotel de Ulapes, è l'unico en el mejor. Perro, otro perrito, c'era bagno privato, Petit Hotel, è questo, andiamo a chiedere. Eccoci, siamo al Petit Hotel. Perro todo. Sí, sí, no, acá manejo yo las llaves, soy la única.
alla fine siamo usciti senza doccia e ora vi rifaccio la domanda: quando sono cotto da 1 a 1000? Guardate la maglia, non è di fabbrica così, Ci sono i sali minerali di oggi. Questa volta è pazzesco veramente. Andiamo a mangiare, guardate la piazzetta quanto è carina, venite con me, cioè venite con noi. Ciao! Venite con noi che andiamo da Omero. Il posto che ci ha detto c'è anche l'aria condizionata, ragazzi, non è che parliamo. Guardate la piazza, ragazzi, tornate indietro del tempo insieme a noi. Non sono gli anni 80. Sara, fresca come una rosa. Tornate in camera, se sentite questo rumore perché l'aria condizionata ovviamente è l'ultimo modello. Della cena non vi abbiamo fatto vedere praticamente nulla perché c'era una musica assordante come sempre. Abbiamo speso 4 euro per mangiare totale. Questa camera l'abbiamo pagata 5 euro, 6 euro totale. Sembra un po' veramente di stare in Bolivia perché è abbastanza spartana, ma per noi va benissimo così. Va bene così anche perché la signora è entrata proprio nelle nostre simpatie, è molto spartana. Le lenzuola sono pulite, quello è importante. Non vi abbiamo mostrato anche il fatto che quando stavamo a cena è arrivato Beppe, ha ripreso la sua moto, abbiamo parlato un po', stava ovviamente amareggiato e ci dispiace tantissimo. Noi da parte nostra abbiamo cercato di fare del nostro meglio. Purtroppo non si può riavvolgere il nastro come, non so se vi ricordate, l'anno scorso, e al tempo stesso le cose capitano a chi le fa. Intanto facciamo un grande in bocca al lupo a Vania, deve avere il preciso responso di quello che è stato. Comunque non ve l'abbiamo detto, ma ha fatto la lastra e ha la frattura sia della tibia che del petto. Ora si trova alla Rioca, a circa 300 km da qua, perché era la cittadina più grande e deve aspettare se la devono operare o se basta il gesso. Poi ovviamente domani Beppe ci terrà informato. È stata una giornata campale, nel senso che è stata una giornata dura sotto tanti punti di vista. Dal mio punto di vista penso la più dura della mia vita, però al tempo stesso anche io guardo sempre il bicchiere mezzo pieno. Non doveva succedere, era meglio ovviamente che non succedeva, però come dico sempre ragazzi, potrebbe sempre andare peggio, quindi il fatto che ora si trova in ospedale si va avanti. Cioè non va bene, però è va bene, è chiaro che non va benissimo così, però di vederla nel migliore dei modi. Auguriamo a Beppe un attimo di essere col cuore in pace e di Vania di riprendersi al più presto. Dai Vania che sei una roccia, dai. Lei lo sa. Ciao ragazzi.